Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video sul canale di MyGrass. Nel video precedente abbiamo trattato l'argomento dello sviluppo delle radici. Oggi vi parleremo di substrati di coltivazione. Vi aiuteremo a scegliere il substrato più adatto alle vostre esigenze e ve ne elencheremo le caratteristiche tecniche. Quindi, che cos'è la torba? La torba è un vegetale e se non sapete com'è fatta potete guardarlo nell'immagine. In un ambiente saturo d'acqua e in assenza di ossigeno si ha la decomposizione di diverse specie vegetali, fra cui predominano appunto le torbe di sfagno, che danno origine al prodotto che c'è nel sacchetto. La domanda che ci fate più spesso è: qual è meglio utilizzare, un terriccio più fertilizzato o un terriccio meno fertilizzato? La risposta giusta non c'è, basta semplicemente guardare dietro il sacchetto e scoprire qual è quello più adatto alle nostre esigenze. Adesso Ale vi farà capire come si leggono le etichette dietro i sacchetti. Come potete vedere ci sono due parametri, uno è EC e l'altro è pH. Ale, che cosa vogliono dire queste due indicazioni? Allora, Okay. possiamo vedere, prima c'è scritta la composizione delle varie torbe, le perlite, e poi i parametri fondamentali che sono il pH e le C. Il pH riguarda appunto l'acidità o la basicità del terreno, mentre le C, che è quello più importante legato alla quantità di fertilizzante che c'è all'interno, è quello che differisce fra un terriccio fertilizzato o uno meno fertilizzato come questo che stiamo guardando. pH 6.2, mentre la composizione è questa qua: torba di sfagno, torba da giardino e perlite. Questa è la composizione che riguarda questo sacco di terra. Questa è la composizione per quanto riguarda un terriccio più fertilizzato. Abbiamo torba di sfagno, torba da giardino, humus di lombrico, perlite, micorrizza, premix. Sì, non è solo più fertilizzato, ma anche l'aggiunta delle micorrize, Sì. che abbiamo fatto nel video precedente. E come vedete c'è una leggera variazione sul pH, che anziché essere 6.2 è 6.6. Ma poco influente, l'importante è che sia subacido e quindi va bene, caratteristica tipica della torba. Le C invece ce l'abbiamo a 2.4, per cui la differenza tra uno e l'altro è la composizione. In questo sacco abbiamo Più humus, più micorrize e un loro premix, che è un fertilizzante da miscelare ai terricci base. e ne indica un EC più elevato, ovvero 2.4, per cui molto Il più doppio dell'altro praticamente. A questo punto può venire un dubbio: ma un terriccio tanto fertilizzato può essere utilizzato subito dopo la germinazione? La risposta è sì, perché tanto è fertilizzante a lento rilascio e non danneggerà in alcun modo le piantine. Un'altra caratteristica importante invece che differenzia i substrati è invece la dimensione delle particelle che li compongono. Come potete vedere nell'immagine, una è più grossolana, cosiddetti pezzettoni, e invece l'altra è più fine, ricorda quasi la sabbia, passatemi il termine. Dato che è un'altra delle caratteristiche fondamentali, ve la faremo comprendere meglio con un altro esempio. Questa è argilla espansa, sono delle biglie fondamentalmente, e come si può notare tra una biglia e l'altra rimane comunque un bel po' di spazio. Qua si creano appunto degli spazi abbastanza grossi. Che vengono chiamati macropori, in cui l'acqua non andrà mai, ma andrà l'aria. Questa invece è perlite, ha una dimensione decisamente più piccola e come potete vedere quegli spazi non ci sono più. Le particelle sono molto più vicine, quindi non verranno occupati dall'aria ma dall'acqua. Quindi questa, ragazzi, è la granulometria, ovvero come si dispongono nello spazio, quindi nel vaso, le particelle dei substrati. E questo, i pori che vengono a creare, grandi o piccoli, influenza o la quantità d'acqua o la quantità d'aria che viene mantenuta nel substrato. Come si può vedere, infatti, viene riportato anche dietro ai sacchi di torba. Allora, come potete vedere nello schemino, nell'immagine, viene riportato un dato che ci indica, Eccolo qua, l'ultimo. la ritenzione idrica, ovvero la capacità di trattenere più o L'acqua. meno l'acqua. Ed Qui abbiamo ad esempio un valore di 5.3, mentre in quest'altro caso abbiamo un valore di 6.0. Qual è quindi la differenza? Che questo substrato trattiene più acqua rispetto all'altro e si asciugherà più lentamente. Quindi, quale scegliamo? Qual è il migliore? dipende dalla temperatura che avete nella vostra area di coltivazione, ovvero una temperatura
molto alta asciugherà più in fretta un terreno bagnato, per cui occorrerà avere un terreno con più ritenzione idrica, per cui che trattenga più acqua, mentre in un'area di coltivazione più fredda l'acqua si asciugherà più lentamente, quindi avremo bisogno di un terreno con meno ritenzione idrica, ovvero che tratterrà meno l'acqua. Quindi ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video, ma come sempre non vi lasciamo a mani vuote, quindi Ale come sempre ci aiuterà a svelare un altro segreto. Facciamo finta che questo sia un vaso. Come potete vedere, sotto ho messo argilla espansa e sopra torba. Ma è corretto? Serve mettere l'argilla espansa sul fondo del vaso o assolutamente non serve a niente? Vediamo di ragionare con quello che abbiamo appena detto. Ogni materiale ha una capacità di trattenere l'acqua in base ai pori che ha. Quindi sotto abbiamo l'argilla, che ha una sua proprietà di ritenzione idrica e di capillarità, di assorbire l'acqua, e sopra la torba, che anche lei ha le medesime proprietà, ma le attua in modo diverso. Quindi se noi diamo acqua fino a farla scolare del sottovaso, abbiamo bagnato sia la torba che l'argilla. Smettendo di dare acqua, per capillarità questa risale sia nell'argilla espansa che nella torba. Questa risalita dipende esclusivamente dal tipo di materiale, quindi avrà una risalita sia nell'argilla espansa sia nella torba. Quindi troveremo una parte più o meno alta in tutti e due i substrati. E quindi mettere l'argilla sotto non farà defluire più velocemente l'acqua dalla torba, ma avremo comunque una zona satura d'acqua nella torba in cui le radici andranno poco volentieri e qui sotto quasi non ci arriveranno perché sarà sempre bagnato d'acqua. Quindi abbiamo semplicemente perso un pezzo di vaso. Quindi occupare l'ultima parte del vaso con uno strato di argilla per far drenare più l'acqua non serve a niente. Il video è concluso, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima.